Cosa si riesce a vedere qua? Fa cagare così comunque. O allora o parli solo tu e me ne vado. Fa cagare E poi lo taglio, poi lo taglio. A in rete. Non ho parole. O vuoi dare tu la bella notizia o gliela do io? Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi Lunedì 4 settembre 2023, sono circa le 9, stiamo ripartendo da Ksamil. Le previsioni oggi non mettono bel tempo. In realtà siamo a soltanto 70 km da Igoumenitsa, dove riprenderemo la nave per rientrare in Italia ad Ancona, ma visto che la nave l'abbiamo alle 22:30 ora italiana, 23:30 ora greca, e ne approfittiamo per allungare un po' il giro. Ci facciamo non 70 ma 170 km, quindi ne approfittiamo per fare qualche chilometro in più. Praticamente siamo su una lingua di terra e il mare l'abbiamo sia a destra che a sinistra. Ieri Ksamil è stata letteralmente presa d'assalto, tutta la mattina c'era un traffico infernale, per fortuna siamo usciti a piedi. Stranamente il sabato sera è fiacco a Ksamil, invece va forte il venerdì e la domenica. Abbiamo attraversato indenni Sarande. Saranda alla mattina è veramente un incubo attraversarlo, tra i cantieri che ci sono, l'asfalto liscio, loro che guidano come i pazzi. È una località di mare, come sapete, perché siamo stati qualche giorno fa, e adesso ci stiamo perdendo in queste campagne albanesi very beautiful. Guardate che traffico che c'è questo fiume di fianco a noi che è un verde smeraldo incredibile, e davanti a noi le montagne. Adesso ci attenderanno un po' di curve da fare. Come il risveglio non è niente male, la temperatura è 24 gradi, ideale, quindi è tutto molto giusto. La strada mi sembra quella very giusta, c'è un bel canyon di fianco a noi, soliti baracchini che vendono frutta. Dal navigatore qui dopo la curva dovrebbe aprirsi un bello scenario. Si zompetta un po', ma tutto sommato. Le curve certamente non mancano, l'unica cosa che ci lascia un po' il dubbio è questo asfalto, che a volte ha un grip esagerato e a volte è estremamente liscio. Nel tempo vediamo arrivare delle auto nel senso opposto. Come risveglio mattutino non è niente male questo. Diciamo che la colazione la stiamo già smaltendo. Che vista che c'è. Passo lento e deciso a salire inesorabilmente. Per fortuna è un po' coperto il sole, si viaggia da Dio oggi. C'è un leggero vento, come vedete, ma va bene così. Ragazzi, se non vi piace questo contesto mi dispiace, avete sbagliato canale, dovete andare su altri canali. Il mio purtroppo propone questo menu 5 stelle qua, 5 star. Quando la natura si riprende ciò che gli è stato tolto. Guardate qua, questa è un'ex stazione di servizio, di fianco c'è un hotel. Io vi propongo queste strade qui, ma se a voi non piacciono, qua sotto c'è una roba incredibile. Il fondo è malmesso, molto brecciolino c'è, però è tutto decisamente pornografico. Guardate qua sotto, che cos'è? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. E dopo quello spettacolo di strada, ragazzi, che ci mettiamo su questa strada qui, strada principale, per qualche chilometro prima ancora, e poi torneremo ad arrampicare. Peccato per la discesa, perché la strada era molto bella, ma l'asfalto era in lavorazione, quindi in alcuni tratti era molto brecciolino, quindi molta attenzione, cautela, si va piano, moto e carica, il viaggio continua. No, con la pubblicità.
Eccoci qua, ci apprestiamo a lasciare l'Albania sotto questo cielo un po' grigio. È la prima volta che becchiamo il cielo grigio, a parte la giornata dove abbiamo beccato la pioggia. Siamo a poche centinaia di metri dalla dogana, eccola lì, lì c'è la bandiera albanese, la vedete? La solita salita che ci attende prima di qualsiasi dogana. Speriamo di non trovare movimento qui in dogana. I documenti sono dentro il bauletto. Usciamo dall'Albania ed entriamo in Grecia, sì. Abbiamo superato la frontiera albanese e entriamo nel border greco. Vediamo se c'è qualcuno che ci ferma. Nel frattempo abbiamo incrociato qualche moto italiana che probabilmente sta facendo il giro a senso opposto. Poi qua magari la coda è un po' tanta, vediamo se riusciamo a sgattaiolare. Drammatica qua la situazione. Questo è il contesto qui alla dogana greca. Siamo fermi da 10 minuti, un quarto d'ora, non siamo mossi di un centimetro, ma la fila di sinistra un po' va, la nostra è completamente ferma. È oltre 20 giorni che andiamo in giro per le dogane tra Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro. La fila che abbiamo trovato qui a questo della Grecia non l'abbiamo mai trovata. Per fortuna siamo riusciti a sgattaiolare buona metà, ma davanti abbiamo ancora una quindicina di auto. Vabbè che il tempo ce l'abbiamo, però insomma, qui già siamo stati fortunati che ci hanno fatto passare. Ci siamo trovati una fila, abbiamo superato tutta e poi qui si divide in due. Speriamo che qualcun altro ci faccia passare, ma ho i miei forti e seri dubbi. Per fortuna non c'è il sole, la giornata è fresca per ora. Ok, dopo una mezz'oretta abbiamo passato i controlli. Siamo in Grecia, ragazzi, questa è la Grecia. Entriamo in Grecia e torniamo a vedere le chiesette lungo le strade. Tra l'altro qua in Grecia, oltre alle chiesette lungo la strada, ci dà il benvenuto un vento molto sostenuto. Non so se si sente dal microfono, ma è molto sostenuto. La strada è molto bella. Adesso saliamo, giriamo qui dentro questo parco e il viaggio continua. Se ci sei, io sei volata pure tu. Ci sono. Ci sei, mamma mia, senti che vento che c'è qua. Però è un bel vento fresco. Fresco, sì, però bello sostenuto. Sì. Tra l'altro dovrebbe venire a piovere in tardo pomeriggio. Speriamo di non fare il check-in sotto l'acqua e speriamo che il mare non sia incazzato, che il vento in questo momento è particolarmente forte. Guardate che vento che c'è, le piante si muovono a go-go. Tra l'altro qui vicino dovrebbe esserci l'aereo, mamma mia. Eccolo qua. Ok. Un vento molto sostenuto, guardate la bandiera come sventola. 2 missili, uno di fianco all'altro. Un missile a modo suo, quello per la velocità, questo magari trattorino Scania GS. Guardate qua dietro. Adesso poi prenderò l'altra cam. Mi auguro che riusciate a sentirmi perché il vento c'è. Eccoci qua. Il GS è un aereo da guerra, da combattimento. Si vede l'interno. Non credo si possa entrare, vediamo un po' se c'è modo. Non c'è modo di entrare. E qui ci sono altri biker che hanno visto la stessa cosa che stiamo vedendo noi e giustamente si sono fermati. Ragazzi, grazie all'aiuto di Cinzia anche oggi andremo oltre il confine grazie a un permesso. Com'è il permesso, Cinzia? Speciale per un coglione. Guardate ragazzi dove siamo. Siamo dentro l'aereo, vediamo un po' che cosa si riesce a vedere qua giù in fondo. È molto basso ovviamente. In realtà non si vede nient'altro che quello che si vede là fuori. Qui davanti a me c'è la carlinga, qui sono le prese d'aria che raffreddavano quello che era il propulsore, ma pensavo si potesse andare un po' più avanti, invece no, la carlinga non ci si accede. Qui sono tutti i manometri di pressione, è un po' scivoloso perché è un po' unto, c'è un po' di rimasuglio.
e questa ovviamente è l'uscita. Grazie al permesso speciale di Cinzia anche oggi siamo andati oltre il confine. Adesso però è giunta l'ora di tornare in sella e lasciare questo missile terra-aria, questo aereo. Grazie al permesso speciale. Speciale. Dammi una mano a scendere, speciale. No, adesso rimani là. Ragazzi, Cinzia non ve lo dico neanche quanto è allimanita, ma queste cose fanno vivere, capite? Queste sono emozioni. Grazie a un permesso speciale di Aereo abbandonato. Devi emozionare in alto. Dai, ripartiamo, aereo abbandonato. Che poi neanche a farla apposta, il colore dell'aereo è molto simile al colore del GS. Guardate qua, fa pandan, GS, aereo, caschi, abbigliamento, è tutto in tinta, quindi sembra quasi fatto apposta. Adesso faremo una foto e via, sì, il viaggio continua. Con tutto il vento che sta soffiando adesso, oggi il caldo sarà l'ultima cosa che soffriremo, cara GDM. Con tutto il caldo che abbiamo preso. Beh, comunque il caldo abbiamo preso tanto le prime 2 settimane, diciamo così. Sì, gli ultimi 4-5 giorni un po' meno. La botta finale di caldo è stata a Berat. Da quando siamo partiti fino a Berat è stato un salire di temperature, fino ad arrivare a Berat a 40 gradi. Bel lago. C'è pure la panchina. Adesso troveremo qualcosa da mettere sotto i denti. Un po' di roba abbiamo a bordo, se non ricordo male. Un po' di roba triste però. Roba triste, sì, abbiamo tonno. No, basta, tonno. Tonno te lo mangi tu. O ceci, non mi ricordo, tonno, fagioli, gallette, acqua. Te le mangi tu? Mangio io. Ci prendiamo una bella insalata greca, dato che l'andata non l'abbiamo assaggiata. Dipende da cosa troviamo lungo la strada, on the road. Comunque sì, anche per me andrebbe bene un'insalata greca. Bella fresca. Dovremmo lasciare questa strada qui per prenderne una sulla destra. Dovrebbe essere qua. Non è una strada principale, è una strada secondaria. Però dovrebbe regalarci delle belle emozioni. Segnali giusti abbiamo già iniziato a vederli. Strade curvose, piega go go. Qualche goccetta d'acqua sta arrivando come da previsione. Però noi andiamo verso il chiaro. Dobbiamo essere ottimisti, anche se sul parabrezza, come vedete, guardate certe gocce che arrivano. Calcolando che dobbiamo stare in giro fino alle 10 di stasera, il rischio di arrivare bagnati fino alle 10 di stasera è l'ultima cosa che tirala un po' più avanti per la macchinetta, girala, spostala. Così? Ok, anche un pochino di più avanti. Ma ci vogliamo mettere gli antipioggia? Tiriamo avanti un altro pochettino. Adesso mi sembra una roba. Tu dici almeno qua c'era il distributore. Non vorrei che fa la bomba d'acqua e poi fino a stasera alle 10 siamo bagnati. Però noi lì dobbiamo andare. Qui sopra è nero, sì. Tiriamo avanti un altro pochettino, vediamo dai. Qua sotto dobbiamo passare sotto queste montagne qui. È l'1-10, siamo tra il nulla e la Dio in mezzo alle campagne greche. È il prima struttura, il primo ristorante, il primo trattoria, non so come definirla, che troveremo dove è possibile mangiare. Vorremmo trovare qualcosa tipo un'insalata greca, come ha espresso Cinzia, anche se qualcosa a bordo l'abbiamo, ma magari. Ecco, la traccia mi dice di proseguire a sinistra, di qua. Ci dovrebbe essere qualche villaggio lungo questa strada, vediamo se hanno quello che cerchiamo noi. La strada è molto stretta, adesso inizia a scendere un po', è un po' bagnato a terra, come vedete il parabrezza un po' d'acqua l'ha preso, per fortuna adesso è allentato a piovere. Non ci siamo fermati a metterci l'antipioggia, andiamo ancora con i jeans e la giacca, ma la giacca tiene alla grande. Il jeans per ora è asciutto, quindi già si ripara molto, perlomeno il pilota. Cinzia, tu le gambe ce le hai asciutte? Sì, io sono a posto. Asciutta a posto. Il copilota è a posto. Copilota va. Se il copilota è a posto, il pilota è ancora più sereno. Il caso nostro, molto di più. Che voi dovete sapere un'altra cosa, che Cinzia, quando ha fame, capisce nulla, gli si chiude la vena, inizia a urlare, a sbraitare. Ti devi fermare, o qualsiasi, poi la colpa è sempre mia ovviamente. Io te l'avevo detto. Non esagerare. Esattamente. Questo ponte ci riporta sulla strada principale, eccola qui. Principale si fa per dire. Strada un po' più larga di quella che abbiamo appena percorso.
Questa è l'entità delle strade che stiamo facendo da circa 30 km. Non abbiamo ancora trovato nulla. Piano piano speriamo di andare in qualche posto un po' più civile, dove magari potremmo trovare anche un ristorantino. Qui in alcuni tratti dell'asfalto è cresciuta persino l'erba, ci ricorda un po' l'Irlanda, l'erba in mezzo all'asfalto, vuol dire che è veramente poco trafficata. Di contro siamo molto tranquilli perché per ora non abbiamo incontrato nessuno che viene dal lato opposto, quindi la cosa ci fa stare molto ben tranquilli per adesso. La pioggia è leggermente diminuita e quindi si continua. Qui? No, dritto. Sale e si scende come a Luna Park qua. Ha piovuto abbondantemente i giorni scorsi, in diverse curve, pieno zeppo di pietre e di ghiaia. Andiamo un po' più piano. Discesa del 10% qua. C'è un ponte. Mamma mia che acqua verde sotto. Un po' di ansia, Cinzia? Un po' sì, che il ponte non mi dà molta affidabilità. Sotto c'era un'acqua verde. Tra l'altro stiamo tra il nulla e Dio, non c'è un'anima. Qui c'è un paesino, vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Se no ti toccherà mangiare le scatolette. Non penso proprio. Scatolette te le mangi Scatolette da tu. povero te le mangi tu. Povertà. Da povero manco tanto. Da povero, intorno a 2 Scatolette euro. 4 euro. I fagioli a 2 euro è da ricco in Italia, non va. Quelle che compriamo solitamente a 0,50 so. La macchinetta ce l'hai accesa comunque. Sì, lo so, perciò lo sto dicendo. Vorrei condividere con i miei amici da casa le esperienze che stiamo facendo. Quelli che dicono che in Albania la roba costa poco. Se fino a questa mattina il problema principale era il caos, il traffico, le code, ecco, oggi non abbiamo di quei problemi lì perché questo è il traffico che abbiamo trovato finora, nessuno su questa strada, neanche per sbaglio, ma neanche paesi però, se non piccoli borghi di 4 case dove non c'è assolutamente nulla. Speriamo di trovare qualcosina lungo la strada, un po' più un chiosco, un ristorantino, una trattoria, qualcuno che ci faccia mangiare, ecco. Comunque adesso a destra, Igoumenitsa 70 km. Questo sarà un po' più... C'è un mini market a 4 km e un'altra roba a 5 che non ho capito cos'era. Se però c'è un mini market magari lì vicino c'era pure qualcosa da mangiare, un ristorante, però mangia sempre mini market. Se vuoi l'insalata greca, se vuoi proprio offrire insalata greca oggi. certo. L'importante è che offro io, no? Tu L'importante è zero. che paghi tu. Non sia mai tu. Dai, mettono in tasca, faccio il riccio, braccino cortino. Lungo la strada, non chiedetemi dove perché siamo a circa 60 km da Igoumenitsa, abbiamo trovato un mini market alle mie spalle e qui davanti c'è una farmacia, c'è un bar, c'è un mezzo ristorante, di fianco c'è Furrybuk e un forno, che voi dovete sapere che Cinzia quando vede Furrybuk, quando vede il forno, Però ci ha salvato sempre il forno. Il forno ci ha salvato sempre. quando vede il forno si ingrifa perché inizia a vedere le prelibatezze. Dai. Speriamo che si mangia, che sennò qua oggi si mangia le scatolette. No, Furrybuk. Qua acqua, coca, ok, perfetto. Alla fine ha vinto Cinzia. Caro Maggio Max 76, le scatolette a pranzo te le mangi tu e anche stasera. Ah, grazie. C'è anche... Siccome c'è il rischio pioggia hanno tolto le coperture e ce n'ha portato. Avevamo chiesto 2 insalate greche, ci ha guardato stretto, 2 ne volete? Ha detto perché basta per una, sì basta, adesso abbiamo capito perché. Sì, abbondante, 2 troppe. Buon appetito. Oh, pure il cafecito on the road. Oggi non ti puoi lamentare. No, oggi no. Queste sono ferie, no? Le scatolette. Scatolette te le mangi tu. Pranzo di qualità. Certo. On the road, veloce. Tutto baretto. Tutto baretto, Veloce, fresco. E poi si prosegue. Salutare. Vabbè, anche le scatolette che ti faccio mangiare sono Sì, vabbè, salutari. però non si può mangiare scatolette. 8 euro, 1 euro l'acqua, 50 centesimi il pane o il coperto. Pranzo terminato e spesa circa 16 euro. No, circa.
16 euro. Il caffè 2 euro l'uno, però è tornato magicamente lo scontrino, cosa sconosciuti in Però è Albania. tornato anche il sorriso, dai. 16 euro. Tutto sommato, dai, Mi ha vabbè. fatto un bel pranzo. Se non avessimo preso il caffè a 2 euro l'uno, avremmo speso 12. Dai, non fai il morto di fame. Madonna mia, manco che fai. È stato un bel pranzo. Pranzo veloce. Pranzo veloce, semplice. fresco, una bella sosta, dai. Ci voleva. Dai, gli ultimi 60 km e poi si va al E porto sì, di fai con i Igoumenitsa. soldi. Mica dobbiamo diventare i defunti più ricchi del cimitero. Non si ti può. lamentare sempre, la vita è una, oggi ci sei e domani non si sa. E domani dai, pure, dai. Si prosegue. Adesso, prossima tappa, faremo un supermercato prima di imbarcarci, perché prenderemo sia per la roba per la cena, sia per la colazione e sia per il pranzo di domani, perché si deve partire intorno alle 10:30, 11, poi si arriva domani ad Ancona intorno alle 14, se puntuali. Speriamo. Quindi bisogna organizzarsi un po' con il mangiare. Dai, si torna in sella. Di nuovo in sella dopo il pranzo. La strada è più comoda sicuramente di quella fatta poco fa, scorre molto più velocemente. Davanti a noi il cielo è un po' plumbo, anche Trebi Meteo non ci dà molte aspettative positive. Probabilmente Igoumenitsa prenderemo dell'acqua, speriamo non tanto, visto che dovremmo fare attesa per imbarcarci, ecco. Però intorno a noi in questo momento tanto verde, tanto verde, e queste sono le condizioni del cielo. Dovrebbe essere interessante questo tratto di strada, vedo tutta una sinuosità incredibile in mezzo a queste gole. Un paese. Ecco Furre, Altri Furre, supermercato. Si sale. Caduta Massi, strada scivolosa, è quella giusta allora, dai. Mamma mia che strada però, guarda qua, alla destra. Sì. Molto bello. Mamma mia. Mamma mia, qua sotto, hai visto che roba è? Sì. Il vento è notevole, ma la voglia di riprenderla ancora di più. Adesso passo la palla alla regista Cinzia Di Mattia. Una strada incredibile. Cos'era quel rumore? Come hai fatto il cambio? della Ho macchina? cambiato un po' come un cane. Questa strada qui è pornografia allo stato puro, guardate qua. Adesso saliamo lì sopra, vediamo già da qui il tratto di strada che faremo tra qualche secondo. Lì, è veramente bello questo tratto qui. Scelta ottima questa di fare questa deviazione, altrimenti avremmo fatto 70 km di strada noiosa per arrivare a Igoumenitsa, per poi fare che cosa? Stare davanti al porto, aspettare la nave. Invece così ci siamo goduti un bel pezzo di strada, 100 km in più, 110 in realtà, alla fine della tappa saranno 180 km, ma meritevoli sicuramente. E come vedete le chiesette sono a profusione ad ogni angolo, si vede che siamo tornati in Grecia, una sta qua, due stanno di qua e un'altra è proprio qui davanti a voi sulla destra, è pieno, a ogni curva ce ne sono, c'è addirittura chi ci fa anche le cassette delle poste così. Siamo a circa 6 km da Igoumenitsa e inizia a trovarsi un po' di traffico come è normale che sia. Il cielo per adesso rimane plumbeo, ma incrociamo le dita, per ora ci sta andando decisamente molto bene. Dicevo con Cinzia, oggi per fortuna siamo tornati a guidare un po' più spensierati, la gente utilizza le frecce, le precedenze vengono date, totalmente diverso guidare. Siamo tornati qua. alla civiltà. Sì, diciamo che in questi 15 giorni abbiamo stretto molto i denti da questo punto di vista, abbiamo sofferto un po', guidare è stato un po' stressante. Siamo a 5 km dal porto di Igoumenitsa, sono circa le 16, è iniziato a piovere, siamo davanti a un supermercato, Cinzia è entrata a fare la spesa, avevamo già individuato il negozio dal navigatore e ne approfittiamo per fare la spesa per cena, come dicevamo, colazione e pranzo di domani. Aspetteremo che si calmi un attimino perché in questo momento sta piovendo anche abbondantemente, direi. Se questo personaggio avesse parcheggiato in maniera corretta in tutti gli spazi che sono presenti lungo i parcheggi, magari io con la moto sarei potuto entrare qui dentro, dove è un posteggio non riservato a nessuno e io facilmente sarei potuto entrare qui
ed evitare. Invece no, invece il fenomeno ha pensato bene di parcheggiare qua e avrei evitato di bagnare la sella della moto. Ma come vedete anche in Grecia la civiltà, la gente ci deve entrare con la macchina da supermercati. Appena il fenomeno della situazione se n'è andato, ho approfittato e ho messo il mezzo all'asciutto, almeno se dobbiamo metterci gli antipioggia apriamo il baule, non si allaga il bauletto, tanto qui non ci passa nessuno, qui dentro dove sono adesso non c'è nessun segno particolare, c'è il paletto onde evitare che le auto possano entrare qui, quindi la moto ci sta. Nel frattempo un po' si sta aprendo, sta schiarendo un pochettino, quindi ci lascia un po' sperare. Cinzia è tornata con il bottino, si sente che noi siamo in Albania. Non dico che abbiamo riempito il carrello, ma alla spesa costa decisamente meno che dall'altra parte. Io ho preso affettati, formaggi, olive, scatolame, pane, gallette, dei dolci per la colazione, succhi, coche. Abbiamo speso meno di 20 euro insomma, quindi facciamo cena, colazione e pranzo. Nel frattempo che Cinzia stava facendo la spesa ha smesso di piovere, è tornato un po' di azzurro, l'asfalto è di un viscido che si scivola a piedi, però Igoumenitsa da quella parte lì ed è tutto molto buio. È molto grigia la questione verso Igoumenitsa, ma come vi dicevo le previsioni non ci davano molte aspettative positive. Dovrebbe piovere abbondantemente anche dopo le 17, adesso sono circa le 16 e carichiamo la moto e ci avviciniamo piano piano, facciamo gli ultimi 5 km verso il porto. Siamo in ampio anticipo, vedremo come trascorrere queste ultime ore. Siamo tornati dove tutto ha avuto inizio. Porto di Igoumenitsa e a 2 km a 6 quella è la nave Anek Lines. Adesso iniziamo a capire come girare il fumo qui per fare il check-in e poi ci organizziamo di conseguenza con il tempo restante. Tira molto vento, ha smesso di piovere poco fa come vi dicevo. Siamo al porto di Igoumenitsa e eccolo qua, porto di Igoumenitsa. Come vedete insieme a noi ci sono altri motociclisti, non sono italiani. Adesso da qui si entra dentro e si fa il check-in. Cinzia ha recuperato tutti i documenti. Cinzia lì se vuoi sono c'è le pannocchie di mais. Basta mangiare. Ok, zero pannocchietta e via go. Eccolo lì il banco Anek Lines. C'è qualcuno davanti a noi ma tutto di superabile, niente di drammatico. Gliela vuoi dare tu la bella notizia o gliela do io? Sono brutta, non mi La bella notizia è che siamo arrivati qui al porto di Igoumenitsa, eravamo a fare il check-in e ci ha detto guardate che la vostra nave è stata spostata dalle 11:30 di questa sera, ora greca, è stata spostata alle 4:30 di domattina. Non c'è verso di cambiarla perché noi avevamo anche le cabine e su questa non c'è più posto, quindi su questa in realtà ne parte una alle 7:30, gli avevo chiesto se potevamo fare il cambio, ma ha detto non è possibile fare il cambio perché voi avete la cabina e cabine qui non ce n'è. Quindi per la contentezza di Cinzia ci passiamo un altro po' di tempo qui a Igoumenitsa, andremo a ricomprare qualcosina anche per la cena di domani sera e a questo punto ci rilassiamo per Igoumenitsa. Fantastica giornata, fantastica città, poi guardate Cinzia come a bronzé, quindi questo è quanto. Adesso il video non lo chiudo qui e non vi porterò con noi nella salita sulla nave che mi sembra una banalità. Però domattina, magari a mente fredda, mi riproporrò di condividere con voi le riflessioni di questo viaggio, le note positive, le note negative, quello che ci è rimasto di questo viaggio a caldo e raccontarvi un po' velocemente quelle sensazioni che abbiamo vissuto in questi 22 giorni di viaggio, 23 domani. Vi ringraziamo innanzitutto per la vostra vicinanza, per il vostro calore, ci avete fatto sentire sempre la vostra presenza. Io mi sono limitato su YouTube, mi sono limitato a mettere un cuoricino e un pollice su a chi ha messo dei commenti, per ovvi motivi non avevo molto tempo da dedicare al canale, però mi rifarò ampiamente con i video che saranno tanti e saranno secondo me molto interessanti. Adesso noi ci facciamo questa attesa abbondante, ceneremo qui, praticamente passeremo le ultime ore della nostra giornata qui davanti al porto di Igoumenitsa. Il tempo fortunatamente è molto meglio di come metteva Trebimeteo metteva un meteo pessimo, invece tutto sommato a parte fuori al supermercato non abbiamo beccato chissà quanta acqua, non abbiamo neanche indossato maglie antipioggia, quindi anche se adesso dovesse diluviare andrebbe bene comunque perché la moto è al coperto, noi siamo al coperto, può fare quello che vuole. Adesso io vado a fare compagnia a Cinzia, tra non molto inizieremo la nostra cena ovviamente davanti al porto della Grecia, al porto di Igoumenitsa e in attesa di salpare. A domattina per le considerazioni finali. Ragazzi il mare è un po' mosso e un po' agitato, guardate l'acqua dov'è.
Siamo al penultimo piano della nave dove ci sono generalmente le sale giochi, qua sopra c'è soltanto il deck per l'elicottero. Guardate l'acqua dove è arrivata. Sta male. Sembra di essere sull'aereo, sembrano le nuvole, in realtà quella è acqua e non siamo a favore di onda. Ragazzi, buongiorno, buon martedì 5 settembre 2023. La partenza di questo traghetto è stata un po' un'agonia, come vi abbiamo detto era stata spostata la partenza alle 4:30 di mattina, in realtà siamo partiti ben alle 6 del mattino, adesso sono le 15 pomeridiane, ora italiana. Abbiamo provato questa mattina, dopo aver fatto colazione, a voler dirvi qualcosa, ma 10 minuti dopo che avevamo fatto colazione praticamente siamo stati male entrambi. Cinzia è risolto con la xamamina, io senza. E da un lato della nave addirittura non era possibile aprire le porte, tanto era forte il vento, e dall'altro lato praticamente si vedevano i flutti dell'acqua passare sopra gli oblò grazie anche al vento. E qui dove sto camminando a terra è pieno di sale, perché l'acqua è arrivata fin qui e praticamente l'acqua evaporata è rimasta il sale a terra. Ecco qui, praticamente questo che vedete, questo qui è sale, questo è il sale lasciato dall'acqua che è arrivata fin qui. Ci riproviamo a darvi le conclusioni di quello che è il nostro tour. Prima di partire con le considerazioni del viaggio, questa volta mi sono ripromesso di spendere 2 parole per il GS prima della chiusura del video, perché poi mi dimentico sempre, come l'anno scorso che mi sono dimenticato di spendere 2 parole per il GS quando già eravamo dentro le nostre 4 mura di casa. Questa volta l'obiettivo principale è parlare in primis della nostra fantastica GS, che anche questa volta ci ha riportato a casa. Siamo partiti con circa, se non mi ricordo male, 189.000, chiuderemo il viaggio a 193, abbiamo percorso 4.200-4.300 km all'incirca. Il GS si è comportato sempre divinamente, si è sicuramente confermato un ottimo mezzo, ci ha tirato fuori dei guai in diverse circostanze. L'idea di cambiare il GS non c'è, e credo, spero, mi auguro che il GS resterà bene fino alla fine. Un ringraziamento va anche soprattutto a tutti voi che ci avete seguito sui social, da Facebook a Instagram a YouTube, che ci avete fatto sentire la vostra vicinanza tutti i giorni. Io, come sempre, quando sono in viaggio mi limito su Facebook a mettere un mi piace, su Instagram lo stesso, mentre su YouTube mi limito a mettere un cuoricino e un like per farvi capire che ho letto il messaggio, l'ho apprezzato, ma quando sono in viaggio non riesco a rispondere come vorrei a tutti di voi, quindi mi limito quantomeno a ringraziarvi in questa maniera, perché mi sembra doveroso ringraziare tutti quanti voi che ci fate sentire il vostro calore, la vostra vicinanza, e ci date forza nei momenti di difficoltà che anche in questo viaggio sono stati. E Cinzia che sta cercando di riprendersi, adesso andiamo a rompergli le scatole. Abbiamo recuperato anche Cinzia, per fortuna. Posso parlare senza microfono? Sì, adesso vuoi parlare, così ti parlo. Me no, me lo devi dare a me. 1, 2, 3, prova. Te lo passo, parli. Ci aiuteremo con il microfono perché senza sarebbe impossibile, non ci sentirete. Abbiamo recuperato anche Cinzia. 1, 2, 3, prova. Gli aspetti che vorremmo toccare sono 3 e in maniera anche abbastanza veloce. Allora, il primo aspetto è la bellezza, cioè il paese che sicuramente dei 4 ci è piaciuto di più. C'è la nazione, lo stato, il posto che ci è piaciuto di più di quelli visitati è sicuramente il Montenegro. Una natura molto selvaggia, delle strade molto belle e asfalto ben fatto. Dove l'asfalto non era ottimo, c'erano i lavori in rifacimento, oppure semplicemente c'erano delle pietraie dello sterrato e siamo incappati anche in quello. Il famoso sterrato di Colasin che ci ha dato brio, un po' come ce l'aspettavamo dal Montenegro alla fine della fiera. Avevamo grandi aspettative dal Montenegro e sicuramente le aspettative del Montenegro non sono state deluse. Subito dopo il Montenegro, a livello di paesaggio, di natura, sicuramente metteremo l'Albania, che comunque anche con delle strade asfalto non sempre all'altezza di quelle del Montenegro, liscio, rovinato, la guida loro, poi arriveremo anche su questo, la guida loro non sempre consona, però comunque ha una bella varietà tra il mare e l'interno, è sicuramente un posto che merita di essere visitato. Pari marito mettiamo il Kosovo e la Macedonia sullo stesso piano, dai. Paesi poco battuti, poco conosciuti, infatti anche lì abbiamo trovato poche informazioni in rete, ci siamo informati leggendo,
leggendo, studiando e guardando delle guide, che però comunque nella loro semplicità ci hanno comunque regalato delle belle giornate e delle grosse emozioni. Macedonia e Kosovo economici rispetto a tutti gli altri. Il Kosovo è sicuramente il paese più economico di tutti, e dopo il Kosovo viene la Macedonia, poi il Montenegro ed infine l'Albania. L'Albania, che vogliono farci credere il paese più economico al mondo, in realtà vi dimostreremo che non è proprio a buon prezzo. Questo per quel che riguarda l'aspetto del paesaggio, della natura. Quindi questa è la prima classifica per quel che riguarda l'aspetto, diciamo così, passatemi il termine, estetico, cioè quello che ci è piaciuto di più di queste 4 nazioni. Passando al secondo aspetto, che credo che sia ben più importante oltre all'aspetto estetico, c'è quello della sicurezza. La sicurezza, vi devo dire che nonostante quello che si possa pensare o leggere in giro, non abbiamo mai avuto nessun sentimento, nessun sentore, nessuna percezione di insicurezza, di pericolo. Anzi, ovunque siamo stati, la popolazione, che sia il Kosovo, la Macedonia, l'Albania, il Montenegro, ci sono sempre stati molto d'aiuto, molto vicini. Ci vedevano fermi magari ad un bivio che stavamo parlando tra di noi, piuttosto che stavamo consultando il navigatore, il roadbook, oppure stavamo cambiando banalmente la batteria alla GoPro. Chiunque si fermava ci chiedeva massima disponibilità, massimo aiuto. Nel frattempo, se vedete che non c'è più Cinzia, è semplicemente perché sta avendo dei disturbi ed è tornata in cuccetta a distendersi un po'. Il mare si sta muovendo un altro pochettino e speriamo che si calmi. Comunque, tornando a noi, il secondo aspetto, quello che secondo noi può interessare particolarmente, è quello della sicurezza. In qualsiasi posto noi siamo stati, non abbiamo mai avuto il sentore, la percezione, la sensazione di essere in pericolo. Anzi, le strutture che abbiamo trovato avevano generalmente il parcheggio privato. Una sola struttura non aveva il parcheggio, l'abbiamo lasciata in strada, e la moto non ha avuto nessuna sorpresa negativa, nessun danno, nessun furto, niente di niente, nulla. Quindi anche questo è un dato molto molto importante. La sicurezza, che è uno degli aspetti che noi badiamo principalmente quando andiamo in giro, è stato ampiamente rispettato, è stato ampiamente sopra le aspettative, anzi ben oltre le aspettative. A volte pensiamo che andando in questi paesi tra virgolette pericolosi, diversi da noi, possiamo andare incontro a dei problemi che, quando invece probabilmente i problemi maggiori li riscontriamo a volte nelle nostre città. Banalmente lasciavamo sempre il GS carico anche in strada quando andavamo a visitare determinati siti. Ovviamente cercavamo dei posti non nascosti, posti ben in vista, posti illuminati, posti alla luce del sole, posti dove c'era un bel via vai, dove c'era un bel passaggio, dove era sotto l'occhio di tutti. Certo è che se avessimo nascosto il GS in un vicoletto, probabilmente qualche sorpresa l'avremmo trovata, ma quello anche in Italia. Banalmente, lo dico sempre in ogni video, a Milano io non mi fiderei, a Pavia, io non sarei sereno, tranquillo a lasciare il GS in strada carico con tutte le borse. Qui, ovunque siamo stati, abbiamo sempre lasciato il GS tranquillamente carico e nessuno mai ha avuto da toccare nulla. L'ultimo aspetto, ma anche questo è importante per tanti di voi che intendono fare questo tipo di viaggio, di avventura, di tour, è l'aspetto economico. Quanto costa fare un giro del genere? Beh, allora vi diciamo che noi, organizzandoci tutto da noi, alcune volte mangiando in struttura, altre volte mangiando fuori, generalmente facevamo la colazione, poi facevamo un pranzo veloce in strada, on the road, durante il giorno, anche perché non avevamo voglia di stare seduti del tempo dentro i ristoranti o i baracchini o i chioschi lungo la strada. Quindi il pranzo più grande, diciamo così, era quello della sera, e facendo in questa maniera, calcolando a spanne anche la benzina e l'autostrada che abbiamo consumato qui in Italia, siamo all'incirca sui 2.200-2.300 euro. Se considerate che il solo traghetto è costato circa 700 euro e la benzina l'abbiamo trovato mediamente a 1,80-1,90, faccio una media perché in alcuni punti abbiamo trovato anche i 2 euro, in altri punti abbiamo trovato 1,40, mediamente diciamo che l'abbiamo trovata tra 1,80 e 1,90, perché dove costava forse meno era il Kosovo. Il Kosovo è una regione molto piccola, è grande quasi circa quanto l'Abruzzo, quindi i consumi della benzina sono stati bassi ed ecco perché la media si abbassa poco. Comunque, facendo questi calcoli qui, l'importo che abbiamo speso è quello che vi ho detto. La parte più economica, il vantaggio più economico sicuramente l'abbiamo riscontrato in Kosovo. In Kosovo un caffè anche 50 centesimi. La parte più cara sicuramente è l'Albania, quindi Kosovo quello più economico, subito dopo a salire la Macedonia, e poi il Montenegro e infine l'Albania. In Italia i nostri TG, l'Albania costa poco, l'Albania è economica, l'Albania di qua, l'Albania di là.
l'Albania non è proprio come ve la vogliono far credere il TG, o meglio, in alcune parti probabilmente i prezzi sono ancora bassi, ma non così vantaggiosi come credete. La benzina è tutti a 2 euro, perché loro non hanno impianti di benzina sparsi sul territorio, quindi la comprano e di conseguenza la vendono a un prezzo elevato. La discrasia maggiore, differenza maggiore, il baratro che però per noi diventa inspiegabile, è come a dormire costa relativamente poco. Pensate che a Tirana abbiamo dormito con 12,50 euro a testa e nella capitale in pieno centro. A Ksamil abbiamo dormito spendendo 10 euro a notte a testa a 700-800 metri dal centro, e per assurdo per mangiare a cena fuori i prezzi sono folli. Vi faccio un esempio: una frittura di pesce a Ksamil costa anche 20-22 euro, un piatto di pasta al pesce costa 15 euro, una birra costa 5 euro, il cappuccino, e non facciamoci sentire dai nostri amici baristi italiani, costa ben 3,50 euro. L'acqua, se la comprate al supermercato, la bottiglia più economica costa 0,70. In Italia, comprando l'acqua al supermercato, si va da un range da 0,15, 0,19 a quella che costa di più, lì parlo di 1,5 litri, un litro, andiamo a 0,40, 0,45, 0,50. Beh, ecco, questo era per darvi un po' il metro di paragone. Adesso ci è venuto da pensare, persone che vivono lì, che hanno un reddito medio molto basso, come fanno a potersi permettere questi prodotti? È qui che non riusciamo a capire qual è il meccanismo. Hanno loro degli sconti quando vanno in cassa e a noi vengono venduti i prodotti al doppio di quello che pagano loro? Altrimenti non si spiega, perché come si fa? Un gestore di una struttura ci chiede 12 euro a notte a dormire e per mangiare una frittura di pesce costa 20. E di contro ci sono locali dove, vi ripeto, a Tirana, nel pieno centro della capitale, a 500 metri dalla piazza, abbiamo speso per mangiare in due pesce a 11 euro. Ci sono questi forti contrasti tra una parte e l'altra delle strutture che sinceramente ci lasciano interdetti. Lettino e ombrellone a Ksamil andavamo dai 15 ai 20 euro, che è assolutamente un prezzo modico se consideriamo l'Italia. In Italia ci sono dei posti dove l'ombrellone e il 2 sdraio e l'ombrellone arrivate anche a spendere 30-35 euro al giorno, quindi da quel punto di vista sicuramente è più vantaggioso che in Italia. Una specifica che non è proprio banale è che in Albania in particolare si paga e accettano solo cash. Sono proprio dei cartelli all'esterno di bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari dove c'è scritto only cash, solo contanti, non carte di credito, e la fattura è qualcosa di inesistente. Quindi ai prezzi che vi dico dovete mettere anche in conto questo, che non avrete nessun tipo di fattura. Quindi paragonandolo alla nostra Italia, è vero che magari una margherita vi costa 5 euro in Italia e 5 euro in Albania, però in Italia magari chi vi fa la margherita su quei 5 euro va a pagare le tasse, perché generalmente lo scontrino si fa. In Albania è tutto black, è tutto nero, è tutto fuori da ogni norma, anche lì lui. Quindi la storia che l'Albania è il regno del tutto facile, del tutto light, del tutto leggero, del tutto poco costoso, non è proprio così. Hanno capito di essere una gallina dalle uova d'oro grazie anche alla pubblicità che si sente in giro, grazie anche all'afflusso di turismo. Vi garantisco che ce n'è veramente tanto. In alcune città si parla italiano, prettamente il napoletano, è pieno di persone, è pieno di campani, è pieno zeppo di italiani. Loro vi riconoscono da lontano, da un miglio, sanno quello che si spende in Italia, perché la maggior parte di loro poi vive in Italia. Tutta gente che entra in Italia è lì in ferie o è tornata lì dopo aver fatto un'esperienza in Italia, e quindi sanno esattamente per filo e per segno l'italiano che va lì cosa vuole, cosa cerca e cosa si aspetta. Sicuramente sono posti da visitare sì, però con occhio di riguardo, perché non è tutt'oro quello che dici. Se è vero che la guida è un disastro, è anche vero che in Albania abbiamo trovato veramente persone di cuore. In Albania, come anche in Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, abbiamo trovato persone di cuore, persone che ci hanno invitato a sederci alla loro tavola, anche se noi avevamo già cenato, giusto semplicemente per assaggiare il loro piatto tradizionale. Ci hanno accolto nelle loro case, ci hanno fatto sentire assolutamente ospiti. Me lo ricordo come se fosse adesso. Eravamo a visitare una chiesa sul lago
e c'era una comitiva di macedoni, hanno insistito per farsi una foto con noi, ci hanno voluto fare sedere al loro pranzo, loro stavano mangiando con del pane, stavano mangiando degli affettati, stavano mangiando delle verdure, per darvi il senso proprio dell'accoglienza che c'è nei vostri inviti. Poi ci hanno fatto sentire in qualsiasi modo il loro calore, quindi da quel punto di vista mi sento di consigliarvi assolutamente quei posti che meritano sicuramente considerazione, meritano di crescere come turismo e soprattutto mi auguro che crescano come cultura soprattutto nella civiltà, nell'educazione, perché tante città sono sporche e loro prendono e soprattutto non voglio stare a sottolineare quale paese, però tutti e 4 i paesi abbiamo trovato veramente città poco pulite, tranne alcune, tanta immondizia, la gente si ferma per strada, ma apre la portiera dell'auto e butta qualsiasi cosa lungo la strada. Ecco, questo non va bene lì, ma come non va bene anche da noi, non va bene da nessuna parte. E adesso vado a vedere anche Cinzia come sta, per sincerarmi, invece aspetta ancora qualche ora di navigazione, dovremmo arrivare ad Ancona intorno alle 9 e per l'1:30 alle 2 conto di essere a casa e domani di essere in ufficio. Mi metterò quanto prima a lavorare sui file e mi auguro di condividere con voi questa gioia, questo viaggio, questa avventura. Ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!